Buongiorno. Il comunicato stampa odierno, che Ecuforecast ha diramato, illustra come sia stato correttamente previsto sia per il luogo, cioè la zona epicentrale, sia per il tempo, sia per la magnitudo, il terremoto avvenuto in provincia di Messina di magnitudo 4 Richter oggi 5 luglio 2023. Questa è la mappa del terremoto che si trova sul sito INGV, dove è ubicato l'epicentro poco a sud del Parco dei Nebrodi, contrassegnato adesso dal cerchio blu. Questa è la shake map del terremoto, pubblicata sempre sul sito INGV, dove si vedono le curve di scuotimento colorate. Vicino all'epicentro le curve hanno una maggiore forza, lontano dall'epicentro una minore forza distruttiva degli edifici e delle cose costruite dall'uomo. Si vede nell'area evidenziata come le onde di scuotimento siano state avvertite fino al mare a nord e fino alle pendici dell'Etna a sud. Andando a leggere poi la scala del danno, riportata nell'apposita tabella, si vede come la curva di scuotimento più vicina all'epicentro fosse comunque di grado leggero, con nessuna conseguenza per gli edifici. Passiamo ora a come ha funzionato il servizio di allerta presismica. Questo è lo screenshot dell'avviso arrivato agli utenti abbonati al servizio di allerta presismica a partire dalle ore 22:30 del 27 del 5 luglio, circa cioè 5 ore e mezzo prima del terremoto. Si vede come l'orario che copre questo alert arrivi fino alla mezzanotte e un quarto UTC di domani 6 luglio, quindi si tratta di un tempo di alert più lungo degli alert che normalmente il servizio di allerta presismica è uso diramare, che solitamente è solo di qualche ora. Questo non ci preoccupa, è solo una constatazione. Il terremoto è avvenuto poi alle 4:07 UTC, quindi dentro l'orario di allerta. In questa mappa vedete come il terremoto sia avvenuto a nord-ovest del Parco dell'Etna e a sud del Parco dei Nebrodi. I pallini rossi, raffigurati in questa mappa, rappresentano le zone epicentrali dinamiche che il software calcola in tempo reale per descrivere le zone a rischio sismico in Italia per le ore successive al momento presente. In particolare questa raffigurata è la situazione fino a un minuto prima del terremoto. Con la croce nera è indicato l'epicentro del terremoto. Le zone epicentrali a rischio sono descritte da un cerchio di raggio fino a 60 km intorno a ciascuno di questi punti rossi. Tutti questi punti verdi sono invece gruppi di utenti iscritti al servizio SAP. Come si vede, ci sono alcuni gruppi di utenti che sono stati direttamente coinvolti dall'allerta del terremoto, in quanto si trovavano vicino alla zona epicentrale reale del terremoto avvenuto e anche vicini all'epicentro dinamico stimato dal software. In questa mappa è spiegato più nel dettaglio come funziona il servizio di allerta presismica. Il sistema ha inviato la notifica di alert presismico per una magnitudo inferiore ai 4 Richter agli abbonati al SAP a partire dalle ore 22:30 UTC del 5 luglio. Il terremoto è poi avvenuto alle ore 4:07 del 5 luglio. L'allerta abbiamo visto che aveva un orario che arriva fino a mezzanotte e un quarto di UTC di domani 6 luglio. Nel cerchio verde si trovano gli utenti che sono stati allertati per aver selezionato sull'app un raggio massimo di 30 km per ricevere il messaggio di allerta. Invece, all'interno dell'area del cerchio fucsia si trovano gli utenti che hanno richiesto di essere allertati per un epicentro stimato fino a un massimo di 60 km di distanza dalla loro posizione. Questa bordata di giallo è la mappa di previsione sismica in tempo reale delle zone italiane
a rischio attuale. La mappa è dinamica e viene aggiornata ogni 5 minuti. La mappa si trova nella home dell'app Equiforecast del servizio di allerta presismica. Scrollando verso il basso nella home si trova anzitutto la mappa del rischio personale dell'utente, quella cioè che ogni utente si costruisce selezionando fino a un massimo di 10 località per le quali vuole essere allertato e che sono i quadratini neri che vedete nell'immagine della mappa. Scrollando un po' più in basso si arriva alla mappa del rischio sismico di origine di visione nazionale. Cliccando su Apri si aprono 3 mappe, di cui la prima, questa, mostra le zone epicentrali che erano previste a rischio fino alle 6 ore precedenti al tempo attuale. Si vede nel cerchio blu la zona epicentrale interessata dal terremoto, con il pallino di previsione posto a nord di Messina, il pallino di color rosso. Questa invece è la magnitudo massima prevista dal SAP nell'orario in cui è accaduto il terremoto. Il semaforo rosso indica l'allerta nazionale, che vale non per tutte le zone d'Italia, ma soltanto in quella, appunto, richiamate dalla mappa. Vedete che è indicata una magnitudo inferiore o uguale a 4, quindi anche dal punto di vista della magnitudo il software ha previsto correttamente il terremoto. Per la spiegazione del funzionamento del servizio di allerta presismica trovate tutte le informazioni all'interno dell'app. Qui vedete 2 QR code che possono essere utilizzati per scaricare l'app dal negozio di Google Play o dall'Apple Store. Grazie per la vostra attenzione e un caro saluto a tutti.